Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questa mattina una delle rarissime giornate uggiose delle Canarie. Siamo qua da 3 mesi e questa mi sembra che sia la terza giornata così, per cui piove veramente poco qua ed è raramente brutto. Comunque abbiamo approfittato, ci siamo sempre fermi qua al parcheggio dal collegio scolastico di Morgan. Difatti alle nostre spalle si sentono i bambini urlanti. È ora della pausa pranzo. È ora, più che altro è ora della pausa palestra, si divertono a giocare a calcio, basket e quant'altro. Quindi ne abbiamo approfittato questa mattina per lavorare un po' e adesso Direi che è il caso di ripartire. Torniamo un po' verso il mare sperando di trovare un tempo un pochino migliore rispetto a questo, perché qui sulle montagne siamo a circa 400-500 metri di altitudine, c'è anche un po' di nebbiolina guardando verso l'alto. ora ve lo facciamo vedere. Comunque Si vede qua dietro di noi. Qua a Mogan siamo stati bene, il pueblo è molto molto carino, gentili. Noi abbiamo trovato qui alle Canarie quasi sempre molta gentilezza, è rarissimo che trovi persone scontrose, antipatiche. Ringraziamo Mogan. Alta Val Brembana, sembra. Pare, ci può somigliare. Visto che abbiamo una bergamasca, qua possiamo considerarla Alta Val Brembana. Però siamo in maniche corte perché non fa freddo. E nel paese che si chiama Molino a Vento non ci può che essere un mulino a vento. Eccolo qua. La cosa più carina che abbiamo qua da Molino a Vento sono queste raffigurazioni di una brocca, un macinacaffè, 2 macinacaffè. Questo era un macinacaffè che usava mia nonna, me la ricordo, con la scatoletta col cassettino sotto. Una caffettiera, una pentola nel giardino della scuola, eccole qui. Una stufa, una pentola e un altro bricco. Siamo al riparo dalla pioggia perché sta piovendo abbastanza fortino. Non piove mai, però stavolta piove. Nonostante la situazione uggiosa di oggi, siamo arrivati comunque al mare. E dove siamo? Oh, chi ho trovato qua? Bettina, siamo arrivati a Mogan, si è capito? O meglio, Puerto de Mogan, perché il paese di Mogan c'eravamo ieri sera a dormire. E qua c'è il porticciolo, eccolo laggiù. Peccato oggi in questa giornata cupa, ma dovrebbe migliorare. Guardate che bella spiaggia, che bel colore. Tutti questi giorni passati in montagna ho perso il controllo della marea, quindi non so più se siamo in alta, in bassa. Questa comunque è stata definita la Venezia di Canarie. Vediamo, allora andiamo a scoprirla. Semplicemente perché sulla strada, l'abbiamo preso prima facendo il giro col camper, c'è un canale. Ecco perché viene dato un po' impropriamente e un pochettino anche pomposamente il titolo di Venezia di Gran Canaria per questo canale. Diciamo che stanno un po' esagerando. Chiamarla Venezia solo per questo canale è offensivo nei confronti di Venezia. Perdonatemi. Belle queste colorazioni attorno alle finestre, chi azzurre, chi rosse, chi blu, chi gialle, belle, con tutte le imposte verdi.
Eccoli qua i ponticelli tipici veneziani con i canali alle mie spalle. Abbiamo visto una foto del 1915 e non c'era niente qua, c'erano tutta una coltivazione di bananeti alle nostre spalle, molto molto carina. Poi hanno costruito questo porto turistico. Il porto non è male, però entra molta risacca, molta risacca. Certo che una Venezia con le palme è molto particolare, eh? Bello questo camminamento sul mare, con il mare un po' agitato sotto e qua che arrivano le onde. Hai visto che bella onda che è arrivata? Guarda là, spettacolare. Guarda, Io direi che è il caso di andarsene prima di fare il bagno. Che dici, Mau? Ed ecco la splendida vista dall'alto del Mirador. eccoci, a questo punto ci siamo risparmiati un volo del drone. Tornati ancora al canale, eccolo qua. Ed ecco che dietro la Bettina c'è La bandiera delle Canarie, che sono i colori di spiaggia, mare mare e sole. sole. Quindi abbiamo fatto un regalino al camper inserendo la bandiera delle isole che ci stanno ospitando in questo momento. Eccoci qua, buongiorno, siamo a Puerto de Mogan, anche se in questo parcheggio pieno di camper, adibito esclusivamente a camper, leggermente all'interno, siamo a 1,5 km circa dal mare. Ieri ci siamo fatti tutta una bella lunga passeggiata per farvi vedere il paese e per vederlo anche noi. E tra poco partiamo perché vogliamo esplorare le altre baiette, gli altri paesini che ci sono lungo questa costa sud di Gran Canaria. Ce ne sono parecchi, ci sono diverse spiagge, saranno, io penso, molto turistici, quindi molto pieni di gente, di macchine. Vediamo dove riusciamo a fermarci. Comunque dai, muoviamoci, aspetto Mauro come sempre e si va. Ciao!
Ecco, queste immense costruzioni che vedete è la zona del Taurito, una zona interamente turistica, pure troppo. Molto turisticata, con anche degli scheletri di residence abbandonati. Insomma, non è l'immagine che ci piace di più delle isole Canarie. Vi ricordate il video di Lanzarote dove facevamo vedere la casa di César Manrique? Ebbene, César Manrique ha lottato tutta la sua vita negli anni 90, fine anni 80 e anni 90, per evitare che Lanzarote diventasse così come avete visto dal Taurito. Difatti, non a caso, Lanzarote è rimasta una chicca. Tutte le case non potevano superare un'altezza determinata, tutte le case dovevano avere comunque una struttura bianca con i bordi e le finestre verdi o azzurre. Queste bellissime guglie rocciose vulcaniche che fanno da contorno all'ingresso della Playa de los Frailes, e non si sa come mai qui è stata chiusa, sono 200 metri, il posto è anche bello. Hanno costruito questa strada che è stata completamente abbandonata e poco per volta la vegetazione se la sta riprendendo. Troppi giorni che Mauro non fa il bagno e allora appena abbiamo visto questa bellissima spiaggia circolare vuole andare a farsi un bagnetto. E qui è davvero carino, la Playa de Amadores, proprio bella, l'acqua di un colore turchese molto bella, riparata dal vento e dalle onde soprattutto in quanto è chiusa tra due dighe, e la sabbia fine, quindi un bagnetto ci sta. Ce ne sono parecchie di queste spiagge racchiuse tra le dighe che permettono effettivamente di fare bagno riparati da queste onde oceaniche abbastanza intense. Guardate chi c'è. Mi butto. Vai. Carina carina questa Playa Amadores, proprio bella, in un contesto tranquillo, a parte tutte le costruzioni attorno, comunque c'è gente ovunque. Ci sono anch'io. Ecco dove ci siamo fermati questa sera. Siamo un po' in collina, fronte mare ma in collina, all'Homo Galeon. Siamo soli ma in mezzo ad alcune case, quindi un parco giochi, quindi dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Mauro torna bambino in questo posto. Lo sguardo da adulto con il cuore da bambino è sempre un modo stupendo per vedere la vita. Allora, programma di oggi, Mauretto, dimmi se ti sta bene. Noi in questo momento siamo qui. Qui sopra. Sì. L'Homo Galeon. Quindi da qui io prenderei l'autostrada che è più veloce.
arriviamo a Maspalomas e comincerei a salire da questa superstrada, strada diciamo più o meno principale, che è la GC 60, fino ad arrivare a San Bartolomé de Tirajana. E poi da San Bartolomé de Tirajana eventualmente possiamo scendere da Santa Lucia, che è molto carino. Qui c'è il barranco dell'As Vacas e poi scendiamo o di qui, ora decidiamo,